Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Siccome me l'avete chiesto in tanti di provare eventualmente alcuni tipi di strumenti, così almeno potete avere la scelta se acquistarli o meno, mi è capitata l'occasione di avere diversi strumenti della Finirsi e praticamente iniziamo con questo video con questo piccolo strumento che fa da oscilloscopio, da prova componenti e fa anche da generatore di funzioni. Vi faccio uno spoiler, intanto l'ho provato e sono rimasto comunque soddisfatto. In seguito si proverà anche degli altri strumenti sempre diciamo di questa categoria, però un multimetro sempre oscilloscopio e anche quello generatore di funzioni se non sbaglio, c'ho ancora da provarlo, e un oscilloscopio generatore di funzioni che arriva fino a 50 MHz a doppia traccia. E pertanto vi invito a seguire anche i video futuri sempre su questi strumenti, penso che vi farà piacere, perché ovviamente, come vi dico più di una volta, io gli strumenti ce l'ho e quando faccio i video su questi strumenti lo faccio perché me l'avete chiesto voi, ovviamente, non perché è roba che poi alla fine mi serve a me. E comunque continuate a vedere il video e vedete cosa combino anche questa volta per voi. Allora, l'apparecchio arriva diciamo in questa confezione col suo librettino delle istruzioni. Non è che devo fare una televendita, ve lo dico 100 milioni di volte. Provo degli apparecchi perché me l'avete chiesto e lo faccio perché spero che il video lo gradiate. E dentro c'è lo strumentino e ci danno tutti gli accessori che ora tiro fuori e ve li faccio vedere così al volo, perché quello che interessa a noi poi è provarlo, questo apparecchio. Che c'è il manualetto delle istruzioni, c'è questo cavettino qui che serve, si collega in uno di questi buchini qui, serve più che altro per usarlo col generatore che è interno. Poi abbiamo 3 prolunghine da usare con i componenti elettronici, il cavettino di ricarica che poi si vede dove va, abbiamo una bella sondina per l'oscilloscopio con attenuazione 1x e 10x e il suo cavettino di massa che ovviamente poi andrà messo in questo punto qui. Ecco fatto. Allora direi di cominciare a vedere le funzioni di questo apparecchietto e poi vedere le caratteristiche. Lo strumentino è questo. Gli leviamo subito la pellicola, li leviamo in diretta e poi vabbè, qui c'è le istruzioni comunque anche in inglese, però è molto semplice. Allora lo accendiamo, vi faccio vedere un attimino i menu e poi dopo passiamo alla prova, che è quello che ci interessa per vedere diciamo se è un apparecchio che comunque per un hobbista è valido e fa diciamo il suo lavoro. Allora quando si accende ci presenta un menu ovviamente, poi con questi tasti qui possiamo scorrere quello che deve fare e praticamente qui c'è tutto il settaggio che io non l'ho fatto, non serve diciamo a parte la lingua, però è personalizzabile. Non vi sto a far vedere quello perché questo qui deve essere un video per far vedere che lo strumento funziona e diciamo è adatto allo scopo, se a qualcuno gli può servire allo scopo che gli deve servire. Non è che vi devo spiegare come funziona per filo e per segno, sicché il menu poi è semplice, uno se lo va a leggere. Comunque mettendolo qui prova transistor, resistenze, ovviamente fa da come il famoso prova componenti. Mettendo questa funzione, c'è scritto, fa l'oscilloscopio. Quest'altra funzione fa come generatore di segnali. I generatori di segnali e l'oscilloscopio possono andare ovviamente in contemporanea e questa qui è una toolbox che poi vi farò vedere. Ci sono delle cosine interessanti. Ci sono delle cosine interessanti che possono servire per diverse cose, ma la vediamo dopo. Sicché
Questo apparecchietto, come vi ho detto, fa da oscilloscopio, da generatore di segnali e da prova componenti che si mettono qui, i componenti. Queste sono le funzioni principali. Ci sono ovviamente i cavettini per i componenti che non entrano in questi diciamo contatti. Se sono per esempio un transistor in TO3 o altre cose, si può usare i cavettini. Iniziamo con una resistenza, che andiamo in prova componenti, prendiamo una resistenza a caso. Questa resistenza qui è circa 120 ohm, dico circa perché lo sapete, tutti i componenti hanno una tolleranza e la possiamo mettere tranquillamente, per esempio fra l'1 e il 2, fra il 2 e il 3, dove diciamo vogliamo. In questo caso qui l'1 è qui in cima, il 2 è in fondo, la resistenza è abbastanza grande, la possiamo inserire fra l'1 e il 2. Ovviamente il 2 c'è anche accanto, 1, 2 e 3 per provare i transistor sono lì vicino. Comunque lo mettiamo così, premiamo un attimino il tasto auto, lui fa la sua misura e ci dice che la resistenza è 119,6, è una resistenza da 120 ohm all'1%, sicché diciamo ci siamo. Ne prendiamo un'altra, questa è 56K, la mettiamo al solito posto e ci dice che è 55K e 9. 55K e 9, anche questa tolleranza 1% ci rientra. Allora, questa è una resistenza più grande, che una vecchia resistenza militare, c'entrerebbe lì dentro, ma mettiamo che non c'entri. Si mette i nostri terminalini qui in cima, si va a agganciare. Questa è una resistenza da 1 mega ohm, andiamo a vedere, auto, 1 mega ohm. E sì che anche questa maniera l'abbiamo fatta, diciamo anche in questo modo con i cavettini l'abbiamo fatto. Andiamo a prendere altro. Cerco di fare veloce, in maniera che, ripeto, prova componenti si è già visto. Questo qui è un condensatore nominali di 820 picofarad, vediamo quanto ce lo segna. 870, sì che diciamo può andare bene, c'è una tolleranza del condensatore. Fra parentesi, questi qui sono condensatori, vi faccio vedere un'altra cosa che risentono piuttosto parecchio della... ne ho preso un altro. Misuriamo un attimo questo, risentono tanto della temperatura. Questo segna 848 picofarad, vediamo cosa succede se io lo scaldo un po' fra le dita, che 848 picofarad. Magari era bene scaldarlo con qualcosa di più caldo delle mie dita, vediamo un attimino, riprendiamo la misura, vediamo se è cambiata, se no lo scaldiamo con qualcosa di più caldo. Sempre 848, se io lo scaldo con qualcosa di più caldo, tipo una cosa oscena, vediamo se è cambiato. 877 picofarad, ovviamente la capacità anche con la temperatura cambia. Passiamo al condensatore da 150.000, sempre picofarad, 150.000 picofarad, sempre nominali ovviamente, e da 143 nanofarad. E sì che anche qui ci siamo. Proviamo un elettrolitico e poi con condensatori diciamo abbiamo finito. Questo è un elettrolitico nominali da 100 microfarad. Vi ricordo sempre di scaricare i terminali, non si sa mai, se trovate specialmente condensatori di grossa capacità carichi, fottete lo strumento. 99 microfarad con un SR di 0,47 ohm. E anche qui ci siamo. Ora qui abbiamo un condensatore, l'ultimo condensatore, 4700 microfarad nominali. Questo ha terminali grossi, se mezzi saldati, se lo infiliamo dentro magari rischiamo anche di rovinare la morsettiera. Allora a questo punto ci mettiamo i puntalini. Vediamo quanto ci indica questo. Questi qui grossi specialmente, scaricateli come ho fatto io,
perché rischiate di friggere lo strumento. Eccolo qua, 4480 microfarad invece che 4007, ovviamente c'è una certa tolleranza, un ESR di 0,01, sì che il condensatore è più che buono. Ora passiamo ai diodi. Questo è un normalissimo 1N4007, i diodi si possono misurare qui. Ora io ci ho attaccato questi qui, ho usato terminalini lì, le prolunghine, mentre gli Zener, ve lo dico, si misurano qui fra K e A. Allora, questo qui è un diodo normale, un N4007, mi dice che c'è una caduta di tensione di 675 mV, che è circa 0,7 volt, classica di un diodo al silicio e di un diodo normale non veloce. 661 mV di caduta di tensione. Se io prendo un diodo veloce o addirittura un diodo al germanio, lui mi va a dire che la caduta di tensione sarà inferiore. Allora ci rimetto i terminalini, perché questo è un diodo grosso, poi alla fine sciupa i contatti, e questo qui dovrebbe dirmi che c'ha una caduta di tensione inferiore. Come vedete la caduta di tensione qui è 500 mV circa, invece che quasi 700, e questo mi indica comunque che è un diodo veloce. Se vogliamo provare un diodo LED lo mettiamo sempre per esempio nei terminali 1 e 2, lui lampeggia anche quando fa la prova, così si vede se funziona, mi dice sia dove è posto l'anodo e il catodo, e mi dice anche che la tensione minima d'accensione di questo diodo LED è di 1,9 volt. Ovviamente mi dà una capacità, perché tutti i componenti hanno una capacità, e mi dice anche una corrente, diciamo, di prova. Se io provo un altro diodo, questo qui è un diodo, diciamo, particolare perché è bicolore, invertendo la polarità di questo diodo si cambia colore. Vedete, ha lampeggiato di verde e di rosso, ora si vede male sulla telecamera, ma insomma. Però, come vedete, lui ha riconosciuto che è praticamente un doppio diodo, dove uno ha una tensione minima d'accensione di 1,9 volt e l'altro di 1,6 volt, perché qui dentro è come se ci fosse, ovviamente fa due colori, è come se ci fossero due diodi. Vediamo ora un transistor. Eccolo qua, questo è un PNP, non mi va a misurare il guadagno, perché alla fine questo qui ho preso un transistor che è particolare, è un Darlington, e non mi dice altri parametri, perché con i Darlington dà un attimino qualche problema. Comunque mi dice che il transistor è funzionante, che se mi dice un PNP è comunque funzionante. Con alcuni Darlington questo dovrebbe essere un NPN, mi fa capire che è un Darlington da un parametro. Non mi dà il guadagno, però vedete VBE mi dice che è 1 volt e 2 praticamente. A cose normali troverete 0,7 volt circa. Ne prendo uno, un transistor normale. Questo è un vecchio BC107 e vedrete che ora mi darà il guadagno e questo parametro cambia. Eccolo qua, circa 600 mV mi dà un guadagno in questa maniera qui, ovviamente mi dà anche, e ovviamente mi dice dove sono posizionati i terminali. Se il transistor non funzionasse, ovviamente mi direbbe che non funziona. Possiamo provare a misurare un MOSFET, e come al solito se lo pianto qui dentro rischio di rovinare i terminali, allora a quel punto conviene mettere le prolunghine. Lo collego. Ho fatto già anche la prova degli SCR, non ve la faccio vedere. Gli SCR, come quasi tutti questi piccoli prova transistor, misura solo quelli di piccola potenza. È cambiato il simbolo, ovviamente, da quello del transistor siamo a quello del MOSFET. Mi dice dov'è il gate, il drain, il source, e mi dice anche che c'ha un RDS di 0,2 ohm, sicché magari
se qualche MOSFET fosse veramente fake di brutto, noi sappiamo dal datasheet che dovrebbe avere magari 0,2 ohm, se ci segna 0,8 ohm o 1 ohm ovviamente vuol dire che è falso. Per ultimo facciamo la prova di un induttore. Questo è un induttore da 100 microhenry, lo collego, diamo la via e infatti 0,10 millihenry sicché 100 microhenry, e dà anche la resistenza della bobina che è 0,3 ohm, sicché può servire tranquillamente anche se ci avete da provare degli induttori ignoti. Allora qua ora, andando nel menu del generatore dei segnali, vediamo che possiamo scegliere fra una forma d'onda per esempio triangolare, fra una forma d'onda che è una mezza sinusoide, un'altra forma d'onda, qui la chiama full wave, che è fatta in questa maniera, diciamo mai usata, ma insomma ci sarà il motivo se ce l'hanno messa. Abbiamo gli step a scalini, sempre la stessa cosa ma invertiti. Abbiamo un'altra forma d'onda chiamata index up, che poi ve la faccio vedere sull'oscilloscopio, e una forma d'onda che è ovviamente stessa cosa ma al contrario. Abbiamo una tensione d'uscita praticamente in corrente continua, e abbiamo una frequenza audio che può fare comodo per testare gli amplificatori. Poi abbiamo un'altra forma d'onda che può far comodo anche questa per, diciamo, gli amplificatori. Abbiamo qui viene chiamato Lorentz Wave, non so onestamente, da tecnico voglio dire vecchio, forse troppo vecchio, qui la mia ignoranza sale, non so di preciso a cosa possa servire. Comunque ovviamente chi sa a cosa può servire lo può mettere nei commenti. A noi non ci pare il vero di imparare sempre. E poi le classiche forme d'onda sinusoidale o quadrata. Si può regolare il duty cycle e ovviamente qui si regola sia la frequenza che, diciamo, l'uscita. L'uscita è, se non mi sbaglio, in volte picco picco, non è in volte RMS. Sicché ora si può anche provare, ve lo faccio vedere con l'oscilloscopio. Il cavettino d'uscita si attacca qua, non lo sto nemmeno a sciogliere, e mentre qua ci si attacca l'oscilloscopio, e qua invece abbiamo un ingresso per le tensioni continue da fino a 40 volt. Attacco l'oscilloscopio e vediamo. Ho attaccato l'oscilloscopio della Rotesvarz e lì da una parte vedete praticamente la forma d'onda che è in uscita del generatore. Allora sono 1000 Hz con un duty cycle di 50% giustamente, e abbiamo un'ampiezza, diciamo, di 3 volt. Se voi andate a vedere sull'oscilloscopio che l'ampiezza è di circa 3 volt, ma siamo veramente molto vicini, è una frequenza, diciamo, di 1 kHz. Ovviamente si può scegliere anche una frequenza diversa, perché questo generatore qui, se non mi sbaglio, arriva fino a 50 kHz. Se io scelgo le varie forme d'onda, qui abbiamo una forma d'onda quadra. Per gli usi che deve fare va più che bene, diciamo, se uno c'ha da... Questa è un'onda triangolare, se uno c'ha da usarlo come generatore di funzioni va benissimo. Qui abbiamo, come si era detto, la mezza semionda. Abbiamo un'onda intera, ripeto, sono alcune forme d'onda non ne conosco, ammetto la mia ignoranza, poco l'uso pratico. Diciamo, perlomeno io non l'ho mai usata e non mi sono mai servite, ecco. E qui abbiamo la famosa rampa a scalini che può fare comodo, la rampa a scalini invertita, anche questa forma d'onda fatta così, diciamo, io non l'ho mai usata. Comunque se c'è è meglio, diciamo, avere delle cose in più che delle cose in meno, ovviamente. E qui è l'uscita in corrente continua che dopo vi faccio vedere. Dalle boccole del generatore esce una tensione continua e si può regolare l'ampiezza, praticamente il voltaggio da qua.
può servire per controllare un tester e diciamo roba del genere fino a 3 volte. Poi abbiamo la famosa forma d'onda multi audio che vedete è composta diciamo da più forme d'onda, da più frequenze, insomma, e può far comodo per testare diciamo un amplificatore, per farlo andare diciamo da sé, magari quando è in prova. Abbiamo sempre questa forma d'onda qui che loro la chiamano Sync Pulse, eccola lì, e poi la forma d'onda di Lorentz che, ripeto, non so a cosa possa servire, però se qualcuno lo sa e ce lo fa sapere noi siamo contenti. Come vedete è una forma d'onda diciamo dove c'è la cresta e poi diciamo la parte inferiore della sinusoide è quasi a punta. Ripeto, ognuno chiaramente conosce quello che ha usato sempre, non è che si può, io poi sono un tecnico, non è che sono ingegnere diciamo nucleare, non è che posso conoscere tutto. E qui siamo nella forma d'onda sinusoidale. Per quanto riguarda duty cycle, vediamo un attimino cosa succede se io diciamo lo regolo con l'onda quadra. Si vede abbastanza bene, qui io ce l'ho del 50%, se io lo vado a mettere per esempio del 100 troppo, del 90%, come vedete praticamente questo è il 90%, come deve essere. Ovviamente non è più un'onda perfettamente quadra, ma è un'onda che ha un duty cycle ovviamente dell'80, del 70 e diciamo fino a riportarlo al 50%. Quando è al 50% vuol dire che questa parte qui è uguale a questa parte qui più bassa, diciamo che la parte diciamo in alto è uguale alla parte in basso. Proviamo a variare la frequenza. Per variare la frequenza lo facciamo a grandi linee. Qui io sono a 11.000 Hz, vedete che nell'oscilloscopio si sono avvicinate ovviamente le sinusoidi. 21.000 Hz, 31.000 Hz, io ovviamente per vederle ho da scalare sull'oscilloscopio, e questo qui arriva fino a 50.000 Hz. Vedete c'era l'1 davanti, ma arrivate a 50.000 si è fermato lì. E lo stesso se torno indietro si va a 0,01 Hz, che ovviamente l'oscilloscopio lo vede male. Però mettiamo che noi vogliamo, che ne so, una sinusoide a 50 Hz perché ci fa comodo per qualsiasi cosa. 21, 31, 41, 51, 50 Hz. Riabbiamo la nostra sinusoide, questa volta invece che 1000 Hz, dove c'è indicata la frequenza è 50 Hz. Sicché diciamo come generatore di forme d'onda penso che vadi più che bene per gli usi che ne possiamo fare. Vi faccio vedere la funzione in volt e poi io darei un'occhiata alla distorsione dell'onda sinusoidale per vedere se può essere adatto per testare qualche amplificatore hi-fi o se alla fine quello che tiriamo fuori è veramente sporco. Ecco, mi sono posto diciamo in una funzione corrente continua di questo generatore e possiamo vedere che abbiamo un'ampiezza, perché l'unica cosa che posso variare qui ovviamente è l'ampiezza, perché è inutile che vada a variare la frequenza che è tensione continua ovviamente, anche se la vario non varierebbe nulla. E invece che 3 volt abbiamo comunque 2 volt e 98, sicché quasi veramente 3 volt. Se io vado a calare 2,9, 2,8, mettiamo 2 volt, siamo a 1,999, sicché insomma diciamo può essere utile anche questa uscita qui
per testare magari che un tester dica a grandi linee, non dico come calibratore, non mi mettete in bocca delle cose che non voglio dire, però se noi per esempio volessimo provare questo tester qui, lì metto 2 volte, questo ne segna 3 o ne segna 1, ovviamente va da sé che è fuori, che non funziona. Che diciamo un'idea anche per avere perlomeno fino a 3 volte un'idea se il tester diciamo funziona. E sempre l'uscita comunque in tensione potrebbe far comodo per vedere, perché vedete si va giù fino a 0,7, 0,6, per vedere per esempio quando va a innescare un transistor in un circuito. Io lo inietto in base, questo qui, e vedo al momento che lui va a condurre di solito intorno a 0,6 volt, però la stessa cosa per eccitare un SCR, per vedere con che tensione più o meno lui si eccita. Diciamo è una funzione carina, direi che è bellina avercela. Si può fare con un alimentatore, per carità, però questo si va avanti di uno step di un decimo di volta alla volta, sicché è bellina anche quella. Allora, un parametro che voglio misurare più che altro per curiosità è la distorsione della forma d'onda d'uscita. Ovviamente diciamo serve per curiosità, perché ovviamente con un apparecchietto del genere, se uno poi ha un distorsimetro per andare a misurare comunque poi la distorsione dell'amplificatore, non userà questo, perché se c'ha un distorsimetro si presume che ci abbia un generatore stabile, un generatore a bassa distorsione da abbinare ovviamente al distorsimetro. Però comunque sia può essere importante sapere che tipo di distorsione ci può dare questo apparecchio, perché magari con uno dei programmi software che ci sono in giro, che ne so, tiro là, e questo si può fare una... non l'ho mai usato i programmi software, che potrei dire anche delle stupidaggini. Comunque, sapendo la distorsione di questo, ovviamente lo possiamo usare con uno di questi programmi free software per sapere poi la distorsione di un apparecchio che abbiamo sotto prova, ovviamente togliendo poi la distorsione dalla misura che sappiamo di questo apparecchio qui. Allora, vediamo un attimino, l'apparecchio è qua. Ora io inquadro il distorsimetro della Monton e abbiamo una distorsione di circa 0,2%, che non è male. Anche la frequenza d'uscita, se vedete, 1000 Hz, e sono praticamente abbastanza precisi. Eccolo qua, distorsione al 0,2%. Diciamo per un apparecchio così, che è nato per uso hobbistico, io direi che va abbastanza bene. Insomma, vi ripeto, è una cosa, è un parametro che è per curiosità, che lo sappiamo, e poi l'utilità, ripeto ancora, chi avrà un distorsimetro avrà un generatore diciamo a bassa distorsione. Ora possiamo usare la funzione oscilloscopio. Per la funzione oscilloscopio ci danno questo accessorio, vediamo se riesco a toglierlo, che si innesta qua e praticamente permette di usare qualsiasi tipo di sonda con il BNC o qualsiasi cavetto con il BNC. Allora, la prima cosa da fare ovviamente quando si va a usare un oscilloscopio è tarare l'onda quadra, tarare questo, eccolo qua, tarare questa vitina qui in maniera che l'onda quadra che sia in uscita sia giusta. Ora vi faccio vedere. Allora, qui c'è un trimmer di regolazione. Vediamo se riesco a fare che si veda capra e cavoli. Allora, per tarare questo trimmer che c'è nelle sonde ci vuole una
una forma d'onda quadra. Qui la possiamo ricavare tranquillamente dal generatore di forma d'onda stesso. Ci attacchiamo qui ovviamente la massa con la massa e la sonda l'attacchiamo qui. Se noi andiamo ora nella funzione oscilloscopio, sono cose che sto provando con voi, sicché non è detto che siano proprio... Ecco qua, io la sonda di questo oscilloscopio, di questo piccolo oscilloscopio, ora è su 1,1 e poi c'è l'attenuazione. Quando io vado a attenuare, rifacciamo la calibrazione in auto. Se io vado ad attenuare, ovviamente come vedete la forma d'onda non è più quadra come prima. Me la rifaccio vedere. Ho rimesso la sonda su 1x. Questo va fatto per tutti gli oscilloscopi, non solo per questo, quando si compra una sonda nuova da abbinare a un dato tipo di oscilloscopio, cioè a tutti gli oscilloscopi, però ogni sonda va messa su quell'oscilloscopio e va tarata su quello. Non si può prendere la stessa sonda e tararla su un oscilloscopio e poi dopo la passiamo da un oscilloscopio all'altra, perché sugli altri oscilloscopi ovviamente andrebbe ritarata. Comunque qui siamo 1x 10x, ovviamente si attenua il segnale, sicché lo rivado ad amplificare, e la forma d'onda invece di essere quadrata è quella lì. Prendiamo il cacciavitino che danno in dotazione, non usate un altro cacciavitino. Questi cacciavitini che danno in dotazione sono di plastica e hanno una puntina che è amagnetica, perché se usate un cacciavite tutto metallico ci sta che tarate, e quando allontanate il cacciavitino dalla vitina, dal compensatore, ovviamente la forma d'onda ritorna strana. Perché ovviamente, essendo magnetico, un cacciavite normale può dare di questi problemi qui. Allora, ora per non tapparvi devo fare il gioco, diciamo, di prestigio, perché ovviamente verrebbe di andarci sopra. Allora, se io lo ruoto questo qui, vedete, qui aumenta, dall'altra parte diminuisce. Dobbiamo, vedete, poi se vado oltre ancora va in su. Qui vedete è andata in su. Che noi abbiamo da tarare questo trimmer perché sia praticamente la forma d'onda quadra, cioè così. Perché vedete, se rivado così è troppo, così stonda la forma d'onda, così. Ora questa sonda qui è tarata per questo, diciamo, oscilloscopio e possiamo procedere. Ora vi faccio vedere il menu dell'oscilloscopio brevemente e poi passiamo, diciamo, alle misure vere e proprie. Dopo attaccherò l'altro oscilloscopio in parallelo a questo per vedere se le misure che prende questo oscilloscopio qui, diciamo, sono attendibili rispetto a un oscilloscopio ovviamente professionale. Comunque vediamo un attimino di ingrandire e vi faccio vedere il menu. Andiamo nel menu. Nel menu possiamo scegliere vari parametri, per esempio se accoppiarlo in AC come ora o in DC, che ce l'hanno tutti gli oscilloscopi, o per esempio, ne dico qualcuno a caso, importanti, questo qui per la sonda, se mettiamo la sonda per 1 questo qui ovviamente deve essere impostato per 1, se la mettiamo per 10 questo qui diciamo va impostato per 10, perché se no la lettura sarebbe ovviamente falsata, i valori che ci dà sarebbero falsati. Poi un'altra cosa importante sono i parametri. Noi abbiamo visto che abbiamo ora attivata frequenza, il duty cycle e i volt picco picco. Se noi vogliamo mettere, per esempio, anche aggiungere i volt RMS che ci potrebbero far comodo
per andare a vedere un amplificatore quanta potenza eroga per fare più semplicemente il calcolo, ora dovremmo trovare anche i volt RMS, sì, che qui abbiamo volt RMS e volt picco picco, e qua abbiamo la frequenza e il duty cycle se a uno gli interessa. Il duty cycle secondo me si può anche togliere perché a me personalmente non mi interessa, sicché se facciamo così lo togliamo e abbiamo praticamente la frequenza, volt picco picco e volt RMS, che sono diciamo quelli più importanti nel mio caso. Un'altra cosa, possiamo andare qua, questa qui è la persistenza dell'immagine sullo schermo, vale a dire così non c'è persistenza della traccia. Se la metto su un secondo e varia qualcosa, persisterà anche la traccia vecchia per un secondo, così sarebbe infinito la persistenza e mi troverò presto tutto lo schermo pieno di roba, sicché diciamo lo lasciamo, io perlomeno, su off. Ci ho collegato un generatore professionale, non so se l'avevo già detto. Comunque abbiamo in questo momento un segnale di 4 volt picco picco sinusoidali a 1000 Hz e in effetti ce l'abbiamo 4 volt picco picco. Cambiamo tipo di forma d'onda, vediamo se la legge. Ora metto una forma d'onda quadra, una forma d'onda triangolare, una forma d'onda impulsiva, come lo vedete lo sta visualizzando bene. Poi posso mettere la famosa forma d'onda a scalini. Queste forme d'onda che stiamo visualizzando vengono dal mio generatore di forme d'onda, non stanno venendo da lui stesso, diciamo da questo piccolo oscilloscopio, perché come vedete il cavettino è scollegato. Comunque sta diciamo leggendo bene. Torniamo su sinusoidale e vediamo cosa succede se io aumento diciamo la frequenza. Questo oscilloscopio dovrebbe riuscire a leggere circa questo oscilloscopio dovrebbe leggere fino a 10 MHz. Ora ci collego in parallelo l'altro oscilloscopio in maniera che vediamo se quello che va a leggere è veritiero. E eccoci qua, qui abbiamo sulla destra come prima il Rotesvarz e qui abbiamo l'oscilloscopietto diciamo della Finirsi. Questi tasti qua servono per aumentare o diminuire diciamo il verticale. Lo vedete, qui siamo su 1 volt per quadretto, qui siamo 500 mV per quadretto, ovviamente raddoppiato, qui siamo 2 volt per quadretto, infatti 2 quadretti sono 4 volt. E premendo da una parte a destra o a sinistra si aumenta praticamente o si diminuisce la base dei tempi di questo oscilloscopio. Infatti vedremo più o meno diciamo sinusoidi in questo caso qui. Allora aumentiamo un pochino la frequenza, questo dovrebbe arrivare fino a 10 MHz, ora siamo a 1 kHz, mettiamo 1,2 MHz, facciamo l'autoset a tutti e due gli oscilloscopi, eccolo qua. Allora vediamo che ci dà sempre 4 volt circa e 10 di uscita praticamente, cioè di segnale in ingresso, che è quello che sta tirando fuori il generatore. E se vediamo l'oscilloscopio diciamo alla vostra destra segna 4 volt e qualcosa, sì che diciamo anche qui ci siamo. E ora siamo a 1,2 MHz, viene segnato qui e viene segnato anche sull'altro oscilloscopio. Saliamo direttamente a 5 MHz, rifacciamo auto e auto su tutte e due, sono praticamente quasi 3,7 volt, lo vedete sull'altro oscilloscopio, e anche questo qui piccolino sta segnando 3,72 volt e sono 5 MHz, sta segnando bene. Andiamo alla frequenza massima che sono 10 MHz, le sta leggendo, sta segnando 3 volt
picco picco, e l'altro oscilloscopio sta segnando 2,7 volt, quasi 2,8 volt picco picco. Diciamo che e qui c'è un pochino di scarto, ma insomma siamo ai limiti massimi di questo oscilloscopio piccolino. Che anche come oscilloscopio mi sembra che funzioni bene, e anzi secondo me funziona in maniera anche superiore a quella che mi aspettavo. Io vi farei vedere l'ultimo menu e poi concluderei qui la prova di questo apparecchio. Allora andiamo nel menu delle funzioni, diciamo, chiamiamole speciale, loro lo chiamano toolbox, e la prima cosa che andiamo a vedere è che è impostato il primo menu in alto, voltage test. Questo vuol dire che se io metto una tensione sono 29 volt e 1 e lui mi segna appunto 29 volt e 1. Se io arriva fino a 40 volt, 37 volt fino a, così siamo andati oltre, siamo a 46 volt, però lui si è fermato a 40. Qui siamo a 16 volt e 9, sta segnando 16 volt e 9, lo porto su un 12 volt, eccoci qua, 12 volt e segna preciso 12 volt. Anche questa è una funzione che ci potrebbe fare comodo. Vediamo le altre funzioni. Per le altre funzioni bisogna usare, diciamo, i cavettini. Allora, questa funzione qui sarebbe per, sentite c'è il cicalino, sarebbe per, diciamo, proprio il cicalino, un misuratore, diciamo, di continuità, e misura anche piccole resistenze, diciamo fino a 100 ohm, fino a 1000 ohm, prendiamone una da 1000 ohm, guardiamo, però non serve ovviamente per misurare le resistenze, perché le resistenze abbiamo quell'altra funzione. Comunque se misuriamo per esempio una resistenza di 1000 ohm non suona il cicalino, mentre invece vediamo da quando suona il cicalino. Proviamo una resistenza da 10 ohm, anche qui con una resistenza da 10 ohm il cicalino non suona, con una resistenza da 1 ohm probabilmente suona il cicalino, perché ripeto fa la funzione proprio del cicalino come il classico tester, come i classici tester. Infatti qui siamo a 1 ohm e 3 circa e il cicalino suona, sicché questo qui è la classica funzione cicalino di qualsiasi tester. Un'altra funzione interessante, però bisogna spostarci qui, se vedete scritto catodo e anodo, e in questa maniera se mettiamo uno Zener, sono sulla funzione Zener, non si vede molto con la telecamera, è evidenziata la funzione comunque Zener. Se io metto il diodo da una parte ovviamente mi dà la tensione di caduta non di Zener, come se fosse un diodo normale. Se io inverto i puntali, a quel punto mi va a leggere la tensione di Zener vero e proprio, e questo che è uno Zener appunto da 5 volt e mi segna 4 e 8, e sicché va bene. Diciamo, prendiamo uno Zener da 12 volt, mi pare che lavori fino a circa 24 volt questo apparecchio. Abbiamo uno Zener, non legge proprio bene bene, ma insomma ci dà l'idea che questo è uno Zener da 12 volt. Proviamo uno Zener da 24 volt, ecco qua, uno Zener da 24 volt. Che fino a 24 volt possiamo andare a vedere che tipo di Zener, che voltaggio ha, e anche questo è interessante. Poi se andiamo più in basso, queste due funzioni DS18B20 e DT
DHT11 dovrebbero essere due sensori per Arduino. Credo uno sia un sensore di umidità, quell'altro di temperatura. Ma io con Arduino non ho, diciamo, grande esperienza, anzi diciamo proprio nessuna esperienza, sicché penso che siano sensori di Arduino, ma prendetelo con beneficio di inventario. Nell'ultima funzione IR decoding, praticamente se prendiamo un telecomando, ora sto premendo per esempio, che ne so, il tasto 2, vedete qui sotto, segna 05FA, e questo qui invece dovrebbe essere il codice del telecomando 0707. Se io premo invece il tasto 8 dovrebbe cambiare sotto e non sopra. Vedete? Sotto è cambiato, premo il tasto, sopra no. Lo stesso, sotto è cambiato e sopra no. E anche questa è una funzione utile. Io direi che questo apparecchio qui per me, voglio dire, ha passato l'esame, anche perché è un apparecchio che non lo so di preciso, ma dovrebbe costare intorno ai 60 euro, forse anche meno, e sicché fa parecchie funzioni per quello che costa, diciamo, secondo me fa anche troppo. Allora, anche questo video è finito, lo strumento l'ho provato, l'abbiamo testato in tutte, diciamo, le sue parti, direi che è promosso, anche perché è un apparecchio che, diciamo, per quello che costa, secondo me dà tanto, poi fa comodo o da tenere in cassetta per tutti, diciamo, una volta si chiamava la cassetta dei ferri, diciamo nella borsa dei ferri, portarselo dietro perché è piccolino, oppure per lobbista che non ha tanto spazio o che non ha nemmeno troppa disponibilità economica. È uno strumento che comunque funziona molto bene, le sue cose, diciamo, vale secondo me tutto il prezzo che viene pagato, le vale tutto. Vi lascio il link in descrizione se a qualcuno lo volesse andare a vedere, ovviamente. E spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, chi non è iscritto al canale, se ne ha voglia, si iscriva. Spero che questo video venga visto, perché ho notato purtroppo che mi dite spesso di provare strumenti, ma quando faccio i video su strumenti vengono guardati meno magari che dei video dove faccio riparazioni. È una cosa, diciamo, un po' anomala, perché nessuno mi chiede fai video di riparazioni, ma vengono quelli guardati, ma tanti mi chiedono fai video sugli strumenti così sappiamo magari cosa acquistare, oppure ci piace vedere che li testi, e poi i video vengono visti meno. Che spero che questa serie di video, ce n'ho degli altri su degli altri strumenti, venga diciamo guardata. Che vi devo dire? Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!